Belli che sono. Ehi, camai che sono. Madonna che piscio. Vi spiego subito che cosa voglio fare oggi. Siamo a settembre, quindi potrebbe esserci davvero di tutto oggi. A proposito, prendiamo le coscandaglie. Che cosa significa potrebbe esserci davvero di tutto? Significa che voglio dapprima vedere se c'è qualche pesce sul fondo, quindi pescare un po' in verticale, magari con esche leggere su fondali non troppo alti. Nel frattempo controllare se c'è qualcosa da prendere a Sabig, perché voglio catturare qualche pesce da frittura, e quindi fine serata, mezzogiorno e 6 minuti, fine serata farmi un altro bel po' di calate in verticale, quindi controllare in questo spot che non frequento molto che cosa c'è e cosa si potrebbe trovare, così mi segno pure qualche punto che fa sempre bene. Ok, allora qui avremo subito fondale, mi sto allontanando un po' da riva, faccio un bel giro di perlustrazione e nel giro di perlustrazione mi sa che metto una canna a trainare. Ok, ci vediamo dopo, appena iniziano le calate, appena iniziano le visualizzazioni sulle coscandaglie. A dopo. Siccome sto vedendo una caterva di mangianze, siamo il Sabino, però metto quello più grosso, voglio vedere se c'è qualche bel pesce più grosso. Siccome sto pescando con la canna da vertical, posso utilizzare tranquillamente un jig. Questo c'ha un filo abbastanza grosso, così se becchiamo qualcosa sul fondo ce lo portiamo a casa, si spende, insieme a qualcos'altro che magari va a mangiare qui sui sabbichi. Allora, questi sono sabbichi nuovi, c'ho una mangianza proprio qua, quindi ora ci metto un bel jig pesante, ecco fatto. Ok, andiamo, siamo in una mangianza, speriamo di averlo attaccato, pare di sì. Sì, controllate sempre e via. Eccoli, GoPro registra video. GoPro registra video. Qualcosa aveva attaccato il sabbic, ma mi sembra che non ci sia rimasto. Intorno a me ci sono le mangianze, quindi abbiamo molte chance. C'è rimasto invece un piccolo, eccolo qua. Succede spesso quando si arriva fino al fondo, è un piccolo sciarrato. Li lasciamo naturalmente. Vai. Allora, abbiamo beccato col sabbic, eccolo qui, vedete come tira per bene. Ecco, più di uno forse. Questo potrebbe essere un bel pesce. Eccolo qua. Sì. È quello che si cattura in generale a sabbic, ovvero un sauro. Eccolo qui. Un bel sauro. Quindi queste mangianze ci sono anche i sauri, eccoli qua, con sabbichi grosso, quindi un po' di selezione l'abbiamo fatta, poca ma l'abbiamo fatta. Allora questi qua ce li tratteniamo. Ok, primo pesce con il sabbichi. Vediamo, qui ci sono ancora delle mangianze. Questo video lo sto facendo apposta per un utente del canale che mi ha chiesto di andare a fare una pescata con il sabbichi, ed eccola qui.
Come vedete col Sabiki si cattura immediatamente, già 2 catture, cioè facilissimo. Basta individuare le mangianze praticamente, calarci sopra, e se non sono spaventati da altri predatori non mancheranno gli attacchi. Io ho fatto una montatura ibrida perché col jig sotto può succedere di prendere qualcosa. Sarà difficile se è troppo grosso tirarlo, ma un pesce fino a 2-3 kg, anche se mangia il jig, ci sono grosse chance di portarselo a casa. Sto pescando con la Vadel, canna da vertical con un mulinello leggero, il Prib, ed è molto divertente, come avete visto, perché i pesci si sentono anche se sono di piccole dimensioni. Eccolo qua, uno ha attaccato adesso, non c'è rimasto, ma l'importante è che abbiamo le mangianze e c'è pieno di mangianze. Eccolo, qualcosa è andato, sembra più piccolo di quello di prima, però sai che è un pesce di fondo perché non sento resistenza. Sì, è sempre lui. È un piccolo sciarrà, mangia sempre all'ultimo amo perché essendo un pesce di fondo naturalmente va all'ultimo amo. Eccolo qua, eccoli qua, eccoli qua. Ammazza, piccolissimi tonnetti, no, sgombri, bello gli sgombri, sì. Sgombri sono quelli che cercavo, o tonnetti, vediamo un po' se sono tonnetti, vanno liberati. Vediamo che caspita sono. No, questi sono piccoli tonnetti, eccoli qua. Questi li dobbiamo liberare. Ok, uno. Veramente piccoli, guardate che cose piccolissime. Ecco qua, ecco qua. Okay. Allora, questi vanno liberati e si sono presi anche col Sabiki. Eccone ancora. GoPro registra video. Mi sa che sono sempre piccoli tonnetti, sempre 2. Divertentissimo. Eccoli qua, vediamo se sono tonnetti. Sì, sempre loro. Micro tonnetti. C'è molta gente che questi qua li prende, è peccato. Questi qua diventano belli grossi, E guardate, c'è un video dove ne prendo uno da 7 kg col kayak. Questi qua sono davvero piccoli. Questo qua è deformato, questo tonnetto. Vi faccio vedere che malformazione c'ha. Guardate qui, guardate che malformazione che c'ha, però campa lo stesso. Ne stanno passando ancora, calo. Vediamo se fra loro ce n'è qualcuno più grande. Allora basta calarci dentro, praticamente già stanno mangiando. Eccoli, mangiano in calata. Eccoli qua, sono proprio sotto al kayak. Uno questa volta giù, e sono inseguito da altre decine e decine di suicidi. Ecco, micro tonnetto. Questo è ancora più piccolo degli altri. Guardate che bello, guardate, bellissimo. Vai, stanno passando altri, ci divertiamo un po', poi magari cambiamo aria. Eccoli, GoPro registra video. Qualcos'altro sempre di piccolo attaccato. Vediamo che cos'è. Allora, il Sabiki, come vedete, è facile, ma bisogna
bisogna fare selezione. Allora qui ha attaccato, ecco, con una sardalaccia, vedete? Perfetto, ok. Anche questa liberata perché è davvero piccola. Questa innescata sarebbe perfetta. Sta facendo un casino di madonna. Copro, arresta video. Eccoli, abbiamo calato proprio dentro. Ne stanno mangiando altri perché bisogna, ecco, aspettare un po' così ne abboccano tanti. Qua ne abbiamo però solo uno, vediamo che cos'è. Dovrebbe essere sardalaccia. Eccolo qui. Allora, non mi dire che è un microtonnetto. No, è uno sgombro. Okay. Questi sono quelli che vado cercando. Ok, sgombro, ok. GoPro registra video. Eccolo. Attaccato giù, sempre con il sabbichi. È più grosso ma non sta facendo molta selezione, i tonnetti erano proprio piccoli. Vediamo che cosa ha attaccato adesso. Sembra qualcosa di molto piccolo. Ecco, veramente microscopico. È un mini sauro, tra l'altro preso di schiena. Il bello di questa attrezzatura è che sento tutto. Vai. Eccoli, belli che sono. Ehi, calamari che sono. Madonna che piscio. Bello. Chissà se ha mangiato il gigo al sabbico. Un bel pesce quello. Questo è bello. Sto pescando col sabbico, ho visto delle belle mangianze, ho fatto partire immediatamente il video, visto che c'erano dei bei pesci. Però c'è anche un jig qua sotto. Darsi che sul recupero. A me sembra che sia dalle testate che dà. Deve essere un pelagico, vediamo. Però un bel pesce. Se il sabbichi vuol dire che abbiamo fatto davvero selezione, come dicevamo all'inizio del video. Oh, è un mega coccio. È un coccio gigante. Madonna quanto è bello. Madonna quanto è bello. Guardate che sta salendo. Bello. Veramente bello. Ho fatto selezione con il sabbichi. Una grossa selezione. Guardate che bello. Bello. Veramente bellissimo. Eccolo qua. Guardate che pesce stupendo. Ho fatto davvero selezione, sabbichi. Veramente bello, ragazzi. Questo è davvero bello.
Ok, ho deciso, troppo bello, quindi lo rilasciamo. Vai, va, se ne va. Guarda come prende il fondo alla velocità della luce. Ciao pesce, dovrebbe essere un pesce rondine. Ok, come vedete si cattura parecchio. Sto calando di nuovo qua sotto perché c'è il mondo. C'è pieno di, c'è una bella palla grossa. Vediamo, qualcosa già, eccolo, qualcosa è già mangiato, piccolo però. Vediamo che cos'è. Piccolissimo. Purtroppo sono degli sgombri. Anzi, questa mi sa che è una sardalaccia, sì, una laccia, ma è davvero infima. Eccola qua, vai bella, va. C'ho la mangianza proprio sotto. Guardate qua. Eccoli, stanno attaccando a più riprese, forse si vedono anche nella GoPro. Ne approfitto per fare il pieno, vediamo un po'. Alla fine ne ho agganciati due. Sono sardalacci. Eccole qua. Due grosse sardalacci. Le tratteniamo. GoPro registra video. Pescetti piccoli perché c'è pieno di mangianze. Sono molto piccoli, forse le vedete anche in camera. Sto sempre pescando a sabbichi. Eccoli qua, vediamo di che si tratta. Veramente piccoli, sardalacci piccoli. Eccoli qua. Adesso nello scandaglio lo vedo che stanno, eccoli, seguendo. Ecco qua, ho avuto anche l'attacco. Ok, lo scandaglio non mente mai, sembra la taglia di prima. Eccolo qui, ho dei piccoli sgombretti, molto piccoli. Ecco, stanno attaccando. Preso, vediamo se ne prendiamo qualcun altro. Sì, li vedo che stanno andando, vediamo se riusciamo a fare almeno una doppietta. Eccolo, c'è, sì, c'è tranquillamente. Eccolo qui. Ok, ce ne sono due piccoli, molto piccoli. Poi piccolo, ma qualcosa è andato tutto. Guardate qua cosa ho sentito. Eccoli. Col sabbichi è tutto molto semplice, se hanno voglia di mangiare basta calare e si prendono. Non sono della misura che piacciono a me, ma ne sto prendendo parecchi, quindi la frittura ci verrà tranquillamente. Eccoli qua, ogni cala sto praticamente prendendo pesce. Qua abbiamo preso un pesce che avevamo visto in un altro video, eccolo qui, pesce strano, con sabbichi si prende un po' di tutto. Questo qui è il cosiddetto pesce cipolla, eccolo qua, che bei riflessi con la luce del sole. Lo rilasciamo subito. Ok, vai, qui. A vista li ho presi, ho visto che passavano da sotto il kayak. Eccolo qua.
dalla panza. Allora ce li ho sotto al kayak, li vedo, sento pure che attaccano, qualcuno c'è rimasto, vediamo se ne riesco a far attaccare più di uno. Mi sa che si è libero, no, c'è. Microscopico, eccolo qua, veramente microscopico. Ok, la pescata a sabbichi finisce qui. Ho utilizzato un sabbichi bello grosso con un filo madre dello 0,37, i terminali 0,29 se non vado errato. Ce l'ho qui, lo vediamo un attimo. Ecco qua, questo qui. E il 12, gli ami sono numero 12 e il terminale 0,31 e la lenza madre è 0,41. Eccola qui, 31 e 41. Ok, quindi ami belli grossi, terminali belli grossi. Infatti hanno mangiato veri pesci piccoli, però non hanno mangiato tantissimo, quindi significa che la selezione c'è stata e qualche pesce grosso che c'era pure mangiato. Ho preso una bellissima civetta a dimostrazione del fatto che il sabbichi, diciamo, è un catturatore multispecie, ci vanno tante specie di pesce. Per raccoglierlo utilizziamo una di queste, mettiamo la parte dove c'era il piombo, comunque io ci ho messo un jig in modo tale che quando andiamo a svolgerlo potremo attaccarlo direttamente dal moschettone della canna. Ok, attacchiamo gli ami a uno e la cosa importante è che quando poi arriviamo a casa andiamo a lavare, altrimenti la prossima volta ne dobbiamo comprare uno nuovo perché gli ami arrugginiscono, che è una bellezza. Allora, il sabbichi, la pescata a sabbichi ha funzionato. Ho fatto anche altro durante questa pescata, ma poco. Quando ho visto che c'erano le mangianze ho pescato utilizzando il sabbichi. I risultati, anche se non eclatanti, ci sono stati. Poi eclatanti o meno lo stabilisce chi pesca a seconda di come gli va la pescata. Io dico che è stata una bella pescata, era da parecchio che non uscivo in kayak. Questo qui è il mio sabbichi che, ecco qua, è stato raccolto a dovere. Mettiamo uno da una parte e uno dall'altra per ricordarcelo. Ecco fatto, perfetto. E il sabbichi è pronto poi per essere lavato. Eccolo qua, mettiamo a posto. Oggi ho utilizzato anche l'ombrellino ed è andata davvero bene. Ci vediamo alla prossima.